Ciao, pistole scariche, ancora qui, ancora Ivan, ancora un lunedì, il 27 marzo del 2023. Oggi apro questo episodio con, vorrei dire un pizzico di tristezza, ma forse è un po' più di un pizzico, perché oggi non ci saranno dei recap degli episodi precedenti e ci saranno dei saluti finali, mettiamola così, perché questo più che un episodio sarà un ripercorrere tutto il viaggio che ho deciso di fare dal 6 di gennaio, ma che in realtà ho deciso di fare da molto prima, perché questo podcast è nato dopo tanti anni di pensieri inizialmente confusi, che poi si sono, diciamo, in qualche modo ritrovati o insinuati in qualche modo e hanno trovato il loro posto. Quindi prima di iniziarlo davvero questo podcast lo scorso 6 gennaio ci sono stati tanti anni di fogli scritti, di pensieri, di ripensamenti, di insicurezze, di incertezze, però poi è andato online e soprattutto non è mai nato negli anni, non si è mai sviluppato come un podcast, era più qualcosa di personale che scrivevo, e solo molto recentemente è diventato quello che finora hai ascoltato. Come al solito posso sicuramente dirti di seguirmi sui miei canali social nel caso tu abbia dei dubbi o voglia pormi delle domande o voglia dei chiarimenti rispetto a uno o più personaggi di questa storia. E chiaramente inutile dire che puoi ovviamente commentare, dare le tue opinioni, le tue idee direttamente su Spotify, su YouTube, su Amazon Music e su Apple Podcast, ovviamente, come sempre. Non farò un recap, come dicevo, delle puntate precedenti perché questo è il nostro ultimo ascolto. È l'ultima volta che staremo insieme, almeno per questo podcast. È arrivata la puntata conclusiva, è arrivato il momento di tirare le somme, di magari parlare un po' di più di quello che ha portato l'esternare tutta questa vicenda, di quello che ha portato a ripensare a tutti i personaggi della nostra storia, dal primo all'ultimo. E quindi, ecco, vorrei ripartire un po' da quello di cui parlavo nel primissimo, diciamo così, approccio a questo podcast, che era l'intro, quella che era la mia intenzione iniziale di esternare un fatto, una storia lunga oltre 40 anni, per poter mettere ordine nei miei pensieri, nella mia testa, nella mia vita, di fronte ai miei occhi anche, e quella di poter aiutare tutti quelli che pensano o hanno pensato almeno una volta che qualcosa del genere potesse essere d'aiuto. Beh, io non so esattamente quello che può aver fatto a te che mi ascolti. Spero che ascoltarmi sia stato bello, sia stata una cosa che ti ha fatto bene, sia stata una cosa che è servita. A me personalmente, devo dire, sicuramente è servito tantissimo
tirarla fuori e raccontarla, è servito tanto a fare ordine, è servito tanto a passare sopra delle cose, è servito tanto a perdonare degli errori, dove gli errori ovviamente sono stati compiuti da tutte le parti, non solo dal protagonista di questa storia che è mio padre, ma anche da altre persone. Ci sono stati errori in cui gli è stato concesso di fare troppo, errori che ha commesso lui ed errori di valutazione e di giudizio della persona. Ora, anche per quello che riguarda il modo in cui io ti ho raccontato questa storia, l'ho voluto fare nel modo più vero possibile, senza esaltare né mitizzare né dare addosso a mio padre ingiustamente. Ti ho raccontato quello che è stato veramente, quello che ho vissuto, certo ammettendo gli errori, le scelte sbagliate, le sue colpe, ma cercando di non dargli troppo addosso, tantomeno di mitizzarlo. Ho cercato e spero di esserci riuscito, soprattutto di raccontarti una persona che è stata mio padre, è stato Franco, ma che avrei potuto essere io, avresti potuto essere tu, avrebbe potuto essere chiunque tu conosca. Perché sbagliare è umano e a volte giudichiamo le persone troppo presto o le giudichiamo dall'esterno o da figli o senza vedere effettivamente chi sono realmente, perché hanno fatto certe cose. Ecco, non so esattamente che idea ti sia arrivata, che idea hai oggi di mio padre. Spero non così negativa e spero che appunto, se mai fosse negativa, questo non ti sia arrivato da me. Io non smetterò mai di dire che mio padre è stata una persona fragile, con le sue grandi debolezze, ma anche con i suoi sogni, la sua grande voglia di riscatto a causa della vita che ha avuto. È una persona che probabilmente ha sempre fatto il passo più lungo della gamba per la voglia di costruire qualcosa di positivo, non per la voglia di distruggere. Poi non era un businessman, non era uno squalo. C'erano cose che non sapeva fare ma si ostinava a fare. E quindi forse avrebbe a un certo punto semplicemente dovuto dire basta, o avrebbe dovuto magari mirare più in alto e fare qualcosa che sarebbe stato forse di più alla sua portata economica anche, non solo come persona. Però questa non è una cosa che ha pensato di fare. Ha cercato di fare le cose in grande, era in qualche modo un megalomane, forse non perché lo fosse realmente, ma perché voleva qualcosa di grande che non aveva mai avuto. E nonostante tutto quello che t'ho raccontato abbia fatto, era una persona sensibile, era una persona pulita, era una persona onesta, sincera, edotta, e ci ha insegnato molto. Ci ha insegnato un buon uso dell'italiano, per esempio. Ci ha insegnato a porci con le persone, ci ha insegnato l'educazione, ci ha insegnato l'umiltà, ci ha insegnato a non giudicare, mai. Ci ha insegnato ad ascoltare le storie delle persone per poter eventualmente dare appoggio, supporto e consigliare, ma mai a giudicare. Ci ha dato un'educazione, forse, come mi piace dire, non del tutto convenzionale, non quella che ogni padre o che la maggior parte dei padri probabilmente darebbero ai propri figli,
ma siamo riusciti comunque ad imparare e a sapere quello che non volevamo e quello che tuttora non vogliamo, grazie ai suoi errori e grazie alla presenza importantissima di due donne in particolar modo, che sono state sempre un grandissimo, importantissimo ago della bilancia in questa storia, che sono state mia nonna Wanda, mia nonna materna, e ovviamente mia madre. Donne fortissime entrambe, che sono state anche in grandissimo contrasto per le stesse ragioni, per lo stesso uomo, a causa della stessa persona, e per moltissimi anni in vita loro, ma non sono mai state effettivamente lontane tra loro. Sono sempre state molto molto vicine l'una all'altra e si sono sempre amate l'una con l'altra, anche quando si sono prese a parolacce o quando hanno litigato malamente. Ecco, spesso ho detto in questo podcast che questa è una storia di donne, e lo ribadisco nel senso che quando mi riferisco a loro intendo dire che è una storia fondata e soprattutto che dedicata, ovvero che io dedico alla forza delle donne in generale, ma alla potenza in maniera particolare di queste due donne. Senza di loro, senza questi due grandi aghi della bilancia che hanno tenuto me e i miei fratelli in piedi sulla retta via e ci hanno fatto capire quello che, pur avendo il padre che abbiamo avuto, che ha fatto gli errori che ha fatto, quali fossero gli errori che non dovevamo fare e che fortunatamente non abbiamo fatto. Ci hanno aiutato a capire quello che non avremmo mai dovuto volere nella vita per noi e per chi ci sta accanto. Ed è chiaro che in questo, certo, mio padre ha contribuito molto, ma nonostante tutto non era una persona cattiva, non ha mai voluto del male a nessuno, ha sempre amato sicuramente mia madre e tutte le persone che aveva più vicino. Non c'era cosa che amasse più di noi, della sua famiglia, di mia madre. Come disse un cugino di mia madre, che è una persona alla quale noi siamo molto legati, il giorno del funerale di mio padre abbracciò mia madre e le disse: certo, però t'amava tanto. E questa è una cosa su cui io non ho nessun dubbio, perché nonostante gli errori che può aver compiuto, ha fatto sempre tutto in funzione del fatto che la sua idea fosse quella di elevarsi, di migliorare la sua e la nostra condizione, facendo passi sbagliati purtroppo, non ci riuscì mai. Tanta era la voglia di creare qualcosa di buono che andava bene anche farlo nella illegalità. E purtroppo questo portò le conseguenze che ormai conosci. Beh, sicuramente dedicando questo podcast a mia madre e a mia nonna, ovviamente li ringrazio per la loro presenza e per quello che hanno fatto e che fanno tuttora, nonostante il fatto che io spesso rimproveri a mia madre anche la sua eccessiva presenza nelle cose. Ma è comunque una persona molto, molto attenta alla vita dei suoi 3 figli, nonostante ormai siamo tutti e 3 ben oltre i 40 anni. Beh, in tutto questo ovviamente c'è anche Maria, che voglio dirti si chiamava Maria Pia per l'esattezza, che è l'altra nonna e che è altrettanto una donna importante in questa storia. Lo è perché lei prese una decisione sul letto di morte che, come sai, fu quella di non svelare ad Enrico di avere questi 2 figli. Ora, io non so, come ho già detto, cosa sarebbe successo se lei avesse preso decisioni diverse,
ma credo che le cose sarebbero andate verso una direzione differente. Non possiamo saperlo, mi piace pensarlo, ma è ovvio che la direzione differente di cui ti parlo poteva anche essere peggiore di quella che è stata, non ne ho idea. Quindi ovviamente non sento e non ho mai sentito la necessità di rimproverare nulla a nessuno, come non rimprovero gli errori di mio padre che ormai sono fatti, è passato. Quello che è stato deciso da tutti ci ha posto di fronte a determinate persone e situazioni, ma ormai è andato, ci ha insegnato qualcosa e questo è l'importante in fondo in tutta questa storia. Però ecco, di fronte a tutto quello che ti ho raccontato, certo, in risalto c'è tutto quello che mio padre ha deciso di fare, tutte le problematiche economiche di fronte alle quali ci siamo trovati, quello che abbiamo vissuto, l'illegalità, gli strozzini, le pistole, le minacce, i tribunali, la mancanza di soldi, ma in tutto questo, queste 3 donne ci sono sempre state, dall'inizio alla fine, facendo un passaggio o quasi di testimone in cui la loro presenza, le loro decisioni, la loro voce è stata un faro importante e lo è tuttora. Il fatto che non ci siano più non significa che siano state dimenticate o che non vengano più prese come esempio. E questa è anche un po' una storia che dimostra quanto a volte gli uomini possano essere instabili, incerti, insicuri, ma con una donna che sa il fatto suo alle spalle, tutto può rimanere, nonostante le fondamenta fragili, in piedi. E si può comunque recuperare e ricostruire in qualche modo. Ecco, una delle ragioni per cui ho deciso di raccontare questa storia è anche rendere sì giustizia a mio padre e ripulire la sua immagine in qualche modo, o meglio, forse ho voluto semplicemente raccontarlo per com'era e farlo vedere in tutta la sua umanità, senza voler effettivamente pulire niente, semplicemente raccontarlo così com'era, ma voler rendere omaggio alla forza di mia madre, a quello che io credo neanche lei si renda effettivamente conto d'aver fatto. Quando ho iniziato questo podcast, la prima domanda che lei stessa mi ha posto è stata: sì, ma come mai? In fondo è una vita normale. Ecco, questa domanda io credo faccia luce sulla condizione di quella che è stata la sua vita per 40 anni. Ora, io non voglio dire che sia stata una vita straordinaria, unica. Sicuramente ce ne saranno altre così e ce ne saranno altre ben peggiori. Ma il fatto di aver vissuto quella vita per 40 anni ha fatto sì che dopo tutto quel tempo per lei sembrasse assolutamente normale e non degna di una condivisione, di un racconto. In questo sta la semplicità di una grande forza e di una estrema discrezione e anche di una umiltà potente. Il fatto di aver vissuto quello che si è vissuto e non considerarlo speciale e non considerarsi forse persone speciali. Però io credo sia giusto esternare, non perché io voglia dire a te quanto la mia famiglia sia speciale, ma perché sono sicuro che molte persone non hanno avuto la possibilità di parlare, la possibilità di aprirsi, la possibilità di confidarsi, la possibilità di confrontarsi e vedere che
non sono sole nella loro sofferenza. E quindi torniamo al discorso principale, che era quello di voler cercare di alleggerire la vita di qualcun altro, di chiunque possa sentirsi vicino a questa vicenda, a questa storia. Un po' mi commuove averlo fatto, sicuramente mi ha rimesso in sesto in qualche modo e ha rimesso a posto alcune cose, per altre servirà ancora tempo, ma ne esco felice di averlo fatto, triste per aver finito, ma con la speranza di poter tornare a raccontare presto una nuova storia. Ecco, sarei felice se dovessi tu avere dei dubbi, delle curiosità in più sui fatti che ti ho raccontato, su alcuni dei personaggi di cui ti ho parlato, e volessi saperne di più, volessi chiedermelo, ma chissà, magari potrei anche fare un giorno una sorta di spin-off, una storia esterna a questa, rispetto però ad uno dei personaggi della mia famiglia, tra quelli più importanti di cui ho parlato. Ma in ogni caso, se ci fossero dei dubbi, se volessi sapere di più, se volessi darmi una tua opinione rispetto a qualcosa, ecco, mi farebbe piacere mi scrivessi, mi farebbe piacere mi commentassi tramite social o su una delle piattaforme d'ascolto, e sarei molto, molto felice di essere io a seguire te stavolta in tutto quello che vorrai sapere, ma soprattutto mi auguro che la mia compagnia, sotto qualsiasi punto di vista, sia stata positiva e ti abbia fatto bene. E qui ora torno a ringraziare la presenza di tutti quelli che mi hanno appoggiato in questi anni, e intendo tutti quelli che mi hanno supportato in questa, e che ci hanno supportato durante la nostra vita, persone che anche non ci sono più, ma voglio ringraziare anche mia nonna Maria Pia per aver preso le decisioni che ha preso, perché forse in fondo, se non l'avesse fatto, oggi né io né i miei fratelli saremmo quello che siamo. Voglio assolutamente ringraziare mio padre per averci aperto gli occhi, come ho detto, forse nel modo non più convenzionale del mondo, ma se non lo avesse fatto, forse oggi, chissà, saremmo state persone che non mi piacerebbero. Soprattutto ringrazio i miei fratelli per esserci sempre stati. Ringrazio di nuovo mia nonna, ma mia madre, che è ancora qui, è il fulcro di tutto questo, ed è lei che neanche si rende conto di aver fatto quello che ha fatto. E spero che tutti al mondo possano ringraziare in qualche modo i propri genitori. Spero possano tenerseli stretti e dargli un bacio, un abbraccio, perché sono proprio una presenza e un valore importanti che rimangono anche dopo la morte. Ed è giusto che sia così, rimangono in tutto e per tutto sempre, perché in un modo o nell'altro, come hai visto nella tua vita e come hai visto nella mia, sono loro che guidano tutto ciò che ci riguarda. Beh, a questo punto io, di nuovo, spero di essere stata una bella parentesi nella tua vita in questi quasi 2 mesi. O meglio, mi sto sbagliando, sono quasi 3 mesi.
E niente, ti saluto qui e ci vedremo alla prossima storia. Grazie davvero per avermi ascoltato. Buon tutto. Dai, Sabrina.